Oggi parliamo di Tether e di Paolo Ardoino. E chi è Paolo Ardoino? Ma tu ti sei iscritto al canale? Hai messo un like e lasciato un commento? Se sì, guarda, ti ringrazio come ringrazio tutti quanti voi e niente, dai, siediti qua con noi che adesso te lo racconto io chi è Paolo Ardoino. Allora, devo ringraziare il mio amico Lorenzo, grazie Lo, si arrabbierà perché lui è romano, anzi ostiense, quindi non vuole che il suo nome venga nominato in canali juventini, però Lorenzo che vive qua a Portland m'ha scritto qualche giorno fa, lui essendo antropologo è sempre interessato a queste cose, m'ha scritto un WhatsApp dicendo: "Ehi Augusto, tu che adesso hai iniziato questo canale YouTube sulla Juventus, ti sei andato a controllare chi è, Paolo Ardoino, che è il CEO di Tether, che ha comprato delle quote della Juventus?" Io non sapendo, non essendo informato, ne ho approfittato e adesso vi porto il video condividendo con voi, insomma, quello che ho un po', scoperto nei miei studi. Uhm, Anche perché quella di Paolo Ardoino è una storia veramente interessante. Paolo Ardoino, ripeto, essendo il CEO o amministratore delegato di Tether, prima di tutto ormai è un'eccellenza perché è una persona che, è passata da essere un ricercatore che, prendeva i soldi da ricercatore a diventare, multimilionario, quindi comunque qualcuno che va ascoltato. Tra l'altro una persona che in tutte le interviste che mi sono guardato molto umile, intelligentissima e molto preparata. Comunque, Tether è questa criptovaluta, che segue il valore del dollaro e come scambi e importanza è al terzo posto, viene solo dietro Bitcoin, che è chiaramente una delle più popolari, e Ethereum. Ma tra l'altro Palo Arduino fa anche parte di, Bitfinex, che dal 2014 è, la più famosa piattaforma di scambio tra criptovalute, ed è una piattaforma online. Quindi comunque Paolo Ardoino è veramente qualcuno che è estremamente attivo dal punto di vista della finanza. Ma come mai ci interessa direte voi? Perché, Tether ha acquistato una percentuale che sembra sia tra il 5 e l'8,2%. Non vi do un numero esatto perché comunque da una parte si legge 5, dalla parte 8,2, sembra che ne abbia comprato prima 5 poi sia salita, non lo so, però questo è il numero. E, a questo momento è il terzo socio, per, ammontare di quote dietro a Exor, che è il primo, e chiaramente Exor, famiglia Agnelli, rappresentata da John Elkann, con il 65,4%, e dopo c'è un'altra azienda di cui non conoscevo che si chiama Lindsell Train con l'8,7% e al terzo posto arriva la Tether con il CEO Paolo Ardoino. Exor chiaramente è quella che conosciamo meglio, è la holding, della famiglia dei praticamente dei beni, della famiglia Agnelli, che investe in una serie di business, in diversi settori. Quelli che conosciamo sono Stellantis, che è l'ex Fiat e Chrysler, ci sono, sempre il settore dell'automobile, autovetture, eccetera, c'è Iveco, c'è, Ferrari, poi c'è anche il gruppo editoriale Gedi e in tanti altri settori, proprio per diversificare il portfolio della famiglia Agnelli. Lindsay invece Lindsay Train, che non conoscevo assolutamente, è un'azienda, britannica ed è una compagnia di fondo di investimento concentrata praticamente su, strategie di mantenimento di assets a lungo termine e detiene percentuali, tra l'altro, di altre squadre di calcio famose, tra cui il Manchester United e i Glasgow Rangers. Ma oltretutto per diversificare ha partecipazioni in aziende che conosciamo bene come Nintendo, Prada e Heineken. Uhm, Paolo Ardoino, la storia è interessante perché lui è un ex ricercatore dell'Università di Genova e ha fatto un percorso incredibile, anche perché è passato, come ripeto, da uno stipendio normale a essere un multimilionario. È una persona con radici veramente normalissime, come possiamo essere io e te, come noi. La mamma era un'insegnante di asilo nido, mia mamma era un'insegnante di superiori, per esempio, e, niente, il padre lavorava all'Enel e, un giorno portò a casa un computer, un 286, che all'epoca costava anche 2.000.000, raccomandandosi comunque a Paolo di stare attento perché era un qualcosa all'epoca di incredibile, e questo computer gli ha cambiato la vita perché Paolo si è, appassionato chiaramente all'informatica e ai computer, tant'è che poi va a studiare, informatica applicata, alla matematica, informatica applicata alla matematica, sempre all'Università di Genova. E poi crea anche il suo primo programma che altro non era che praticamente questo videogioco online,
che è stato uno delle sue prime avventure in quel campo. Poi lavora per un progetto che a tutt'oggi dice essere uno dei progetti più interessanti al quale abbia mai lavorato, che era un progetto sulle telecomunicazioni in situazioni di emergenza, ad esempio come potrebbe essere un terremoto o comunque in situazioni come, durante una guerra dove comunque non ci sono a disposizione, i cellulari o magari, la possibilità di avere, accesso a internet, però chiaramente, capisce in modo abbastanza graduale che fare il ricercatore, non è molto remunerativo e quindi decide di fare un cambio completo e di trasferirsi a Lugano, e di lavorare per un fondo di gestione di portfolio che praticamente gestisce i beni e gli investimenti di persone. Qui si appassiona, più che altro e inizia a studiare la finanza e amplia la sua conoscenza. Nel 2013 poi lancia anche una sua startup, dopo essersi diciamo abbastanza innamorato dall'idea di Bitcoin, che è praticamente l'unica valuta controllata dalla matematica ed è da un cambio, che è veramente semplice, soprattutto per la sua valuta di adesso che segue il valore del dollaro, invece di essere una valuta come le valute che abbiamo oggi correnti, che sono basate e gestite dall'uomo. Soldi possiamo stamparne quando vogliamo no, però voglio dire lo Stato può stamparne, eccetera, quindi, ha una fluttuazione completamente diversa. Uhm, Tanto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, così non lasciamo semplicemente numeri così campati per aria, però Tether negli ultimi, 2 anni ha avuto profitti superiori ai 12 miliardi di dollari, che è una cifra incredibile. E, l'azienda ha fatto una scelta che è abbastanza diversa rispetto alle aziende solite, invece di dividersi e chiaramente andare a spartirsi tutti quelli che sono poi i profitti, ha lasciato la maggior parte dei capitali, dentro l'azienda per poi andare a reinvestire, in una serie di altre cose. Però per farvi capire ha una, capitalizzazione del 104%. Questo vuol dire che ha più soldi, diciamo più, criptovaluta o più soldi, denaro in casa di quello che c'è in circolazione, essendo praticamente, una valuta, ha praticamente più soldi a disposizione di quelli che poi ci sono a disposizione. Questo cosa vuol dire? Per farvi un esempio, una banca di disposizione finanziaria ha il 10%, quindi vuol dire che se in un periodo molto breve di tempo, in un lasso di tempo molto breve, si va a prelevare più del 10%, la banca va sottosopra perché quei soldi in liquidità, liquidi non li ha, proprio non ce li ha. Uhm, Tether investe in tecnologie, come vi dicevo, altre tecnologie, ma soprattutto anche in Bitcoin, cercando di spingere il settore, ma anche in tecnologie, diciamo, come a fondo perduto, proprio perché fossero proprio per diciamo, per l'umanità. Poi vabbè, bisogna andare a vedere sempre queste cose, eccetera, e fatevi il vostro fact check. E poi soprattutto nella Juventus. Anche perché questo ci interessa perché non dimenticate che la Juventus negli ultimi 6 anni ha dovuto ricapitalizzare per un totale che si aggira quasi vicino al miliardo, sicuramente più di 900 milioni di euro di ricapitalizzazione. Posso immaginare quanto i soci, della Juventus siano soddisfatti e contenti, da questo punto di vista. Però torniamo a noi, perché questo deve interessare al tifoso della Juventus? Perché, Paolo Ardoino chiaramente oltre ad avere un'ambizione chiaramente, importante e essere a capo di un'azienda che sta crescendo in maniera esponenziale in continuazione e che sta progettando, il futuro, soprattutto per una criptovaluta, adesso voi vi starete chiedendo, le criptovalute comunque sono abbastanza fluttuano, però lui fa parte di questa, parte, branch si dice in inglese, di, criptovalute chiamata dai tecnici stablecoin, quindi vuol dire che è, una valuta stabile perché, vi ripeto, si, basa sul valore corrente, del dollaro e quindi le fluttuazioni cioè una valuta molto più bilanciata e meno rischiosa. E tra l'altro lui ha veramente affermato che il suo, capo d'azienda, il suo, diciamo lo chiamiamo noi titolare, e lui stesso sono tifosi juventini. Sembra che il motto sia "Make Juventus Great Again", che di questi giorni in America forse è meglio stare anche un po' attenti a menzionare alcuni di questi slogan, non tanto per la Juventus. E sembra anche che chiaramente, data la portata di fuoco che ha in questo momento Tether, sia in grado di finanziare la Juventus, per, un progetto veramente a lungo termine. Uhm
Credo anche che sia importante in questo momento veramente, di cambiamenti aziendali, parlare anzi scusate di questi cambiamenti aziendali quando vorremmo probabilmente qualche cambiamento aziendale, perché, vista la corrente situazione della proprietà, che storicamente è sempre stata vicina alla squadra, cioè la Juventus ha sempre sentito la presenza della proprietà, non si è mai trovata una situazione di questa tipologia. Basti pensare che, la famiglia Agnelli ha più di un centenario di relazione stretta, quasi simbiotica con la Juventus, che inizia veramente dal 1923 dove Edoardo Agnelli diventa primo presidente, diventa primo della famiglia Agnelli presidente della Juventus, poi seguito dal più famoso che conosciamo bene, Gianni Agnelli. Poi c'è stato chiamato Gianni, chiamato l'avvocato, poi abbiamo Umberto, chiamato il dottore, fino ad arrivare ai tempi recenti dove abbiamo Andrea Agnelli. Quindi più di 100 anni di questa storia d'amore infinita tra la Juventus e la famiglia Agnelli e anche noi, i suoi tifosi. Purtroppo chiaramente oggi il mondo è profondamente cambiato, il mondo non è più quello di quando, il primo Agnelli, negli anni '20 prese in mano la Juventus. È cambiato il modo di vivere, è cambiato il modo di, confrontarsi con le persone, è chiamato il modo di rapportarsi, il calcio è cambiato completamente, il valore della maglia che si indossa è cambiato completamente. Ehm, Però, credo che, in Italia le squadre senza presidenti condottieri, si stiano sciogliendo come un ghiacciolo lasciato sul marciapiede al sole durante l'estate. Basti pensare, penso io, a squadre come il Milan. Il Milan da quando chiaramente la famiglia Berlusconi, che ha avuto un tenore molto lungo, lascia, beh, il Milan si trova comunque in una situazione, pensiamo ad oggi, calante e problematica, dove non c'è questo condottiero. Uhm, quindi io mi chiedo, vedendo situazioni come il Milan, vedendo altre situazioni di cui potremmo parlare, uhm, sarà Teder e Arduino il futuro della Juventus? Chiaramente io lo dico in maniera, sono qua a provocarvi perché veramente voglio sentire le vostre opinioni, i vostri commenti. Io questo non lo so. Non so se sarà Arduino il futuro della Juventus, di questi giorni, di questi tempi non si sa, tutto cambia così velocemente e tutto può essere tra l'oggi e il domani, veramente qualsiasi cosa può accadere. Però a me manca tanto lo stile, la forza e la classe che aveva l'avvocato. Quello sì, quello mi manca, perché era facile, veramente facile andare a sentirsi parte di un qualcosa e sentirsi juventini, quando parlava l'avvocato, che sì aveva i suoi modi, e il suo stile, che magari non piacevano a tutti, però mi ricordo che all'epoca sentire i Berlusconi parlare e sentire i nonostante fossero rivali, e sentire l'avvocato Agnelli parlare, non lo so, anche se sono nato nell'82 mi dà un senso di nostalgia e un senso di mancanza. Ecco, ad oggi quello che sento io, come mi sento io è così. Sento questa mancanza. Allora per non avere più questa mancanza, non lo so cosa bisogna fare, però qualcosa spero in un futuro, anche breve, possa accadere. Un abbraccio, ciao.